Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Per la playlist Meccanica Amica, oggi siamo con questa piccola Yaris 1000 da 69 cavalli del 2016. Effettueremo il tagliando completo e sostituzione delle candele. Come per quasi tutte le giapponesi, le operazioni saranno molto semplici. Iniziamo sempre dallo svuotamento dell'olio esausto dal motore, in modo da lasciarlo scolare il più possibile mentre svolgiamo le altre operazioni. Per rimuovere il bullone della coppa dell'olio serve una chiave a bussola da 14 mm. Sganciate l'asticella del controllo livello olio motore per un miglior deflusso. Rimuovete il filtro olio, si trova nella parte inferiore del motore proprio vicino alla coppa dell'olio. È del tipo in lamiera, quindi se non avete una chiave a tazza specifica potete utilizzare uno smontafiltro universale. Lasciamo quindi scolare l'olio e passiamo alle altre operazioni. Rimuoviamo il condotto di aspirazione aria sganciandolo dal perno sul lato sinistro, ruotandolo di 45 gradi e sfilandolo dal bocchettone della scatola filtro. Con delle pinze togliete la molletta dal tubo in gomma sotto la scatola filtro. Sganciate le 4 clip ed il perno in gomma sul lato sinistro. Passiamo alla sostituzione delle candele. Sganciate gli spinotti delle bobine, aiutatevi con un piccolo giravite a taglio. Mi raccomando, ogni spinotto ha la sua bobina, segnateli se siete incerti. Svidate i bulloni delle bobine con una chiave a bussola da 10 mm. Tirate ora le bobine verso l'alto e mettetele da parte. Serve una chiave a tubo per candele da 14 mm per la rimozione. Ovviamente, essendo un motore a 3 cilindri, abbiamo bisogno di sole 3 candele nuove. Montate le nuove candele stando molto attenti a due cose. Non forzate l'avvitatura, fatela inserire nel passo dolcemente, altrimenti rischiate di spanare la filettatura della testata e sarebbero grossi problemi. Sarebbe ottimale usare una chiave dinamometrica per il serraggio, ad ogni tipo di candela corrisponde una coppia in Nm. Per questa è la Yaris 25-30 Nm, quindi non a morte. Reinserite adesso le bobine. La coppia corretta per il serraggio è di 15-18 Nm. Attaccate gli spinotti ricordando il corretto ordine. Installate il nuovo filtro aria e rimontate tutto procedendo all'ordine inverso allo smontaggio. Passiamo alla sostituzione del filtro abitacolo. Si trova dietro il cassetto portaoggetti e non serve nessuno strumento per lo smontaggio. Basterà infatti stringere i lati del cassetto per far uscire le due sporgenze di fine corsa. Rimuovete ora il coperchio schiacciando con indice e pollice le due linguette sul lato destro in modo da sganciarlo. Sfilatelo verso destra ed estraete il vecchio filtro abitacolo. Inserite il nuovo tenendo presente la direzione del flusso aria. Rimontate il tutto effettuando il procedimento inverso allo smontaggio. È il momento di rimettere il tappo nella coppa dell'olio, senza stringere a morte, ma ad una coppia di serraggio di 40 Nm, dopo aver sgrassato bene sia la coppa che il portafiltro dell'olio. Rimontate il filtro dell'olio lubrificando sempre la guarnizione. Cercate sempre su di esso se è riportata la giusta coppia di serraggio, altrimenti regolatevi tra i 15 e i 25 Nm per i filtri olio in lamiera. Rifornite il motore col nuovo olio, 2,7 litri in totale indicati dalla casa, ma vi consiglio di procedere in due fasi in quanto non sempre esce tutto l'olio esausto, quindi rifornite con 2,4 litri di olio. Accendete il motore ed accelerate l'intermittenza facendo salire i giri al minuto fino ai 2000 per una trentina di secondi circa, in modo che si riempia bene il nuovo filtro e tutto il circuito. Lasciate spento per qualche minuto, verificate il livello dell'olio motore con l'apposita stina, tenendo presente che tra la tacca del minimo e quella del massimo indica 1 litro. Rabboccate e verificate che il livello sia corretto. Qualora non fosse sufficiente, eseguite nuovamente l'operazione, tenendo bene a mente che 100 ml d'olio in meno non rappresentano nessun problema, ma 100 ml d'olio in più potrebbero esserlo.
Ci resta solo da effettuare il reset del service. Accendete il quadro. Tenete premuto il tasto Trip sul quadro strumenti. Mantenendo la pressione sul tasto spegnete il quadro, contate 3 secondi e riaccendetelo. Continuate la pressione anche quando inizia il lampeggiamento dei chilometri riportati sull'odometro. Lasciate il tasto al lampeggiamento terminato. Spegnete il quadro e verificate il corretto azzeramento. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per non perdere nessun altro video relativo alla manutenzione di quest'auto e di tante altre. Ciao a tutti ragazzi!